Buon pomeriggio Lucca, bentrovati, bentrovati in questa meravigliosa location che è San Francesco, dove più di una volta ho incontrato delle personalità colossali. Io mi presento, sono Andrea Rock, sono un appassionato di quella che è ovviamente la musica, ma ovviamente la cultura che stiamo diffondendo in queste giornate. Oggi succede un evento meraviglioso, grazie a Panini, ma grazie soprattutto alla passione che veicola attraverso le nostre vene. Oggi uno dei più grandi autori di comics di sempre, uno dei più grandi businessmen di sempre, verrà trattato come una vera e propria rockstar, che è di solito la tipologia di artisti con i quali ho a che fare. Quindi, per una celebrazione vera e propria di un uomo che ha cambiato faccia al fumetto mondiale, io vorrei che accogliesse con un gigantesco applauso Jim Lee. One second. Okay. Oh, there you go. Okay. Okay, great. Louder, come on. Thank you. Thank you, Andrea. Ciao. Buongiorno. Come state? Great Italian. Tutto a posto? Fantastico. Va You've been bene. practicing a lot. Un po', no. Oh, very good. Parlo un poco italiano, ma solo un poco. Well, that's enough. That's it. Basta così, basta. Okay. No. Okay. For everything else, we got our friend Fabrizio. Yes. Lui ci aiuterà con la traduzione ovviamente di quelle che saranno le nostre domande. But first, I said I'm going to introduce you like a rock star. That Sure. it's usually the people that I used to deal with. And every single rock star in the world had an imprint in the Walk of Fame. Okay. So if we could please bring the concrete, we're gonna have the Walk of Fame, and the hands of this beautiful man will be forever part of this beautiful city, country and event. Quindi portiamo questo blocco nel quale, proprio come una rockstar, avete presente la Walk of Fame di Hollywood? How many times have you been over the Walk of Fame in Hollywood? Oh, countless times. Countless. Yeah, I live maybe 20 minutes from it. Yeah. Oh, okay. Yeah. And we have a lot of our premieres are at the Grauman's Chinese Theater, Theater. the Chinese Theater. It's right there, so you see it all the time. And how many times did you party at Sunset Boulevard? I've been to a couple places up and down. Yeah. Okay. Viper Room, Rainbow Room, Yes. all those places. I the love Troubadour. those places. So. I love those places as well. I remember my friend Lemmy from Motorhead. Yeah. Used to be there playing slot machines close to the Viper Room and the Roxy. Right. And that's beautiful. Fantastic. Okay, in 2 minutes they're going to bring the Okay, concrete. perfect. Allora, stavo dicendo che sulla Walk of Fame di Hollywood, voi probabilmente lo sapete, ci sono le impronte dei grandi artisti del mondo del cinema, del mondo della musica. Lui ci passa spesso perché vive veramente a 5 minuti da lì. E poi gli ho chiesto, ma ti è capitato di fare un po' di festa in qualche locale, quei locali storici, no? Il Roxy, il Viper. E lui ha detto, sì, ci sono stato un po' di volte, e da lì mi è venuto in mente una delle ultime volte che sono stato, avevo incontrato addirittura Lemmy dei Motorhead che giocava alle slot machine. Which is your favorite artist talking about music? Do you have a favorite one? Oh, lots of favorite musicians, for sure. Certainly when I was a kid, Led Zeppelin was probably the music I listened to a lot. Make some noise. Yeah, Led Zeppelin. That's a long time ago, obviously, but I used to remember, I used to play football, and I know it's not possible, but I used to play football in... Which role? Fullback? I Wide receiver? I was a running back. Running back? Yeah, I'm halfback, yeah. Wow. So for my high school, and before the game, Saturday morning, I would put the headphones on and lie down on the ground and just play Led Zeppelin 4 just over and over to kind of get me like pumped and excited and ready for the game. And then, but later, because I lived in Italy for a year, about 20 years ago, in Reggio Emilia, so I took 3 cassettes, 3 CDs with me, and one was System of a Down, Toxicity, Linkin Park, Hybrid Theory, and the last one was comedian Mitch Hedberg. He's passed, but a fantastic comedian. And I listened to those on repeat over and over and over while I was drawing Superman
in an art studio on the Via Emilia. Okay, give me a second. Yeah, sorry, it's too much. I was pretty overwhelmed by all this information. Yeah. So, gli ho chiesto che cosa ama in generale per quanto riguarda la musica. Lui ci ha citato i Led Zeppelin, ci ha citato che quando poi è venuto in Italia, argomento che andremo a toccare a Reggio Emilia, si è portato Led Zeppelin 4, capolavoro colossale, si è portato Toxicity dei System of a Down e si è portato anche una cassetta di un comico che seguiva, oltre ad Hybrid Theory dei Linkin Park. That lead me to another question. I've met mostly all of them. I met Jimmy Page. I was That's awesome. pretty shocked. I've not met anyone from Led Zeppelin. I was pretty shocked, and he was like a professional, like not too outgoing, but like a mustard. Like a mustard. Like, I know what I have to promote and talk about, so he was fine. I met Chester Bennington many times. Yes. And that's still a heartfelt feeling because I met him like 1 month before he passed away. Right. And I met Serge Tankian from System of a Down. Yeah. We talk about the Armenia situation. Sure. And during the pandemic. Yes. That was probably one of the greatest interviews I ever had in my life because all these artists have responsibilities on what they're talking about. Right. So this is probably an argument that we're gonna also talk about during your little drawing session. But before that, you gotta be part of Lucca Comics Walk of Fame. All right. Allora, questo è il momento sacro nel quale un colossale artista, dopo essersi levato l'orologio, lascia le sue impronte per sempre in quella che è la Walk of Fame di Lucca Comics and Games. Ok, puoi dare un conto alla rovescia? Ok. Disegno qualcosa. Ok. No. 10, 9, 8, 7, 6, voi 5. 3. Here we go. Applauso. Stop, you can shoulder your hands to the bottom. Okay. Now you can wash your hands. All right. He did it. È tutto vero. È tutto vero, Jim Lee, uno dei game changer di quello che è stato il mondo del fumetto. Thank you. Ha appena lasciato le sue impronte qui nella Walk of Fame di Lucca Comics. Okay. Adesso ovviamente la classica firma che accompagna le Walk of Fame in realtà di tutto il mondo, no? Viene realizzata dai giocatori di basket con le impronte di queste mani colossali. Non so, avete mai visto le impronte tipo delle mani di Kevin Durant? Sono tipo una cosa micidiale. E ho scoperto questa cosa di Jim Lee che non sapevo. Ha giocato a football. C'è qualcuno che gioca a football tra football americano? No, nessuno. Difficile. Ha giocato a football con il ruolo di running back, che è quello che fondamentalmente va un po' a fare le corse relativamente brevi di qualche yard per andare a chiudere i down. Questa però è tutta una parte che andremo a toccare eventualmente in un altro momento con degli altri fumetti e degli altri titoli. Però mi diceva che appunto durante i suoi primi disegni legati a Superman si ascoltava quei dischi che abbiamo detto essere Linkin Park, System of a Down, Led Zeppelin. Questo è colossale. Ma ero abbastanza certo che un eroe di questo tipo non potesse che ascoltare ottima musica. Wow, that's true, that's real. How was it? Fantastic. I've never drawn in concrete before, so first time. First time. I drew a little sketch. Ok. Thank you. C'è anche un piccolo sketch effettivamente che poi vi faremo vedere con le foto ufficiali. Fabrizio, ben trovato, grazie mille. Adesso noi andremo a raccontare un po' la vita di Jim, ma soprattutto i suoi valori e le sue esperienze, mentre lui andrà a realizzarci qualcosa. Jim, do you prefer to actually spoil what you're gonna draw on, or are you just gonna... How much time do we have? Almost like 50 minutes, something like that. Yeah, I'll probably start with like something easy, like the Joker. Ok, qualcosa di semplice per iniziare il Joker. Okay, we have pencil. Ok, vi va bene come progetto, ma andrebbe bene qualsiasi cosa, anche se facesse Peppa Pig. Allora, io direi che cominciamo con la nostra intervista. So he's gonna start
working on that, and that's amazing. That's like creation in the making. Questa è una cosa veramente incredibile che pochissimi hanno la possibilità di vivere. Noi la stiamo vivendo a Lucca, quindi con il live drawing, che è veramente un po' come quando un artista comincia a scrivere una canzone. Jim, have you ever imagined how it is the translation for actually what you're doing right now into the music side? Like, have you ever imagined Mr. Jimmy Page reading Aleister Crowley stuff and creating the intro for like Black Dog or Starway to Heaven? Not so much. I do think music plays a role. Like I usually listen to music while I'm drawing because it keeps the tempo, keeps the energy up. Non proprio, in realtà io penso alla musica mentre disegno perché segna il tempo, è una sorta di metronomo per me. And certainly, you know, at the very beginning of my career, I would draw like all night to get the deadlines finished. And all'inizio della mia carriera disegnavo spesso durante la notte perché avevo delle scadenze e dovevo starci dentro. And so sometimes I would finish at like 8 or 9 o'clock in the morning, and then I would put on a song as celebration and kind of, it's embarrassing to say, but I would kind of dance, you know, like as I'm drawing, because I finished the project and it was a moment of celebration. That's what Celebration Day was made for. Yes, by that's Led right. Zeppelin. E dice, io appunto disegnavo tutta la notte, spessissimo finivo alle 8, 9 del mattino e mettevo su una canzone di celebrazione, insomma mi vergogno un po' a dirlo, però mi mettevo a danzare perché il progetto era finito, quindi bisognava far festa, insomma. We were saying before that musician, but actually artist in the world has roles, talking about like values and things to say and to bring it out on the table for everybody else that is more deeper than probably just music or drawing or painting and stuff. Have you ever felt responsible for some kind of values or some kind of stories you were going to tell through your characters in all these years? Traduco io la domanda, ok? Yeah. Allora, io ho chiesto, un po' come la maggior parte degli artisti, anche magari lui ha avuto e ha sentito la responsabilità di toccare determinati argomenti a livello sociale, a livello ideologico, magari addirittura a livello politico-morale, attraverso il suo storytelling e lo storytelling sviluppato intorno a determinati personaggi. I think so. Is more so through the storytelling than the drawings per se. Obviously, the drawings are the vehicle by which the story is told. But yeah, I mean, when you're drawing a character like Superman, you can't help but feel like you're trying to spread goodness and humanity through the world. Obviously, the character is so associated with aspiration, with being such a noble and good character. Okay. Dice sì, penso di sì. Naturalmente questo viene fatto più attraverso la narrazione, lo storytelling, che attraverso il disegno, che comunque resta il medium principale per veicolare la narrazione. Per esempio quando disegno Superman penso naturalmente a come rendere i valori che Superman incarna, tipo la positività, l'essere buono, i valori giusti, insomma è un supereroe, il supereroe per eccellenza, insomma. And you know, speaking of justice, like a character like Batman, obviously very rooted in tragedy, but is a character that is overcoming something that was horrific to him as a child. And I think a lot of people can connect to that. We all face hardships and challenges in our lives, and being able to find a positive out of something that's horrible and tragic like that is something that we are all forced to do as people, certainly as adults, and so I definitely identify with that aspect of that character. Particolarmente per quanto riguarda il tema della giustizia, quando penso a Batman sappiamo tutti che cosa gli è successo, ha subito un enorme trauma da bambino, è qualcosa che ci rende molto empatici nei suoi confronti. Tutti noi abbiamo avuto qualche trauma da bambino e abbiamo dovuto farci i conti da adulto, per cui è chiaro che io quando disegno queste cose mi ci identifico sicuramente.
And certainly when you're having a very bad day and life makes no sense to you, a character like the Joker very much speaks to you. And so you know that you are expressing these themes through the stories and the characters that you draw, and people are understanding it both consciously and subconsciously, I think. E in particolare quando hai una giornata che va storta e niente va bene, disegnare un personaggio come il Joker sicuramente è un modo per, oserei dire, esorcizzare la cosa e trasmettere alle persone questi sentimenti, queste cose che mi vengono in mente e sicuramente le persone lo capiscono, sia coscientemente che interiormente, inconsciamente. Talking about that, I can barely imagine how your relationship with some of your favorite character evolved through the years and through different moments and times of your life experience as a man, as a father, as whatever, as a human being, I can say probably. Is there a character you have to struggle within, every now and then, especially talking about maybe the moral aspect of him? Gli ho chiesto, immagino che tra i tanti personaggi che ti è capitato di disegnare, dei quali hai raccontato storie, magari ci siano delle relazioni che si siano evolute nel tempo e che magari ogni tanto abbiano bisogno di una sorta di, chiamiamolo, aggiornamento morale, anche per cercare di trovare una relazione funzionale tra il personaggio e ovviamente l'essere umano che c'è dietro. Characters that I have a fine challenge in? Gosh. Yeah. 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 Not so much, really. Non proprio in realtà. Yeah, I'm trying to think of examples like that. Sto pensando agli esempi. Yeah. For the most part, I mean, this is my job, and so I typically don't have that kind of block, mental or artistic block when I sit down. Ok, dice molto, molto semplicemente, questo è il mio lavoro. Quando mi siedo per disegnare non ho blocchi mentali, non ho dei vuoti di creatività. Yeah, I don't know I have a good answer for that one. Ok, yeah. non riesci a trovare una risposta decente a questa domanda. I get it. It's probably important for you actually to separate like your inner feelings to your daily job. That's probably the reason why. I'm trying to think of an example. Sto pensando forte a un esempio. No, look, maybe this is a weird example, but ok, questo forse è uno strano esempio. It was very when I lived in Italy, it was 2004, and Ho vissuto in Italia del 2004 for a month or so. Yeah, no, for a year. Per un anno. Yeah, so and I was drawing Superman for tomorrow. E stava disegnando Superman per la storia Tomorrow. And obviously a character that is very American, a symbol of America. And at that year, it was 2003. I think it was the Gulf War was happening in Reggio Emilia. It was there were protests in the streets and because of the Gulf War, and so it was interesting. Being in that environment, working on this character in the real world, and understanding kind of the reach and power of these characters and the symbology behind them, and so. Or when I worked at Marvel, I worked on the Punisher, and the Punisher is a character, he's a vigilante. And I lived in Berkeley, California, which is a very left-leaning, part of the United States, and so that felt very sort of out of place at the time. So I need to translate. Yeah, sorry, go ahead. These are very deep questions. I don't. It is. Yeah. Maybe. Sure, sure, yeah. Everything you say is interesting. I want to do it. Sure, for sure.
Ok, nel 2003 sono venuto a vivere in Italia per un anno ed era il periodo che c'era la guerra del Golfo, c'erano le proteste per strada e stavo disegnando Superman, come diceva, per la storia Tomorrow. E chiaramente Superman è l'incarnazione dei buoni valori americani, il difensore della giustizia per eccellenza, e chiaramente mi sono impregnato disegnando del luogo in cui ero, vivendo questo tipo di situazione, per cui era come una sorta di assistere alla cosa dal giusto punto di vista. Oppure un altro esempio, quando era a Berkeley in California, stava disegnando The Punisher. Punisher è un vigilante, Berkeley è un ambiente americano di sinistra, per cui la sensazione che ho avuto era di essere fuori posto. Però ancora una volta ero dentro l'avvenimento, insomma. How much difficult was to actually try to deal with the environment and the subject? Quanto era difficile gestire i soggetti raccontati nei comics e l'ambiente che lo circondava? Sorry. The environment and the subject. Sometimes, you know, musicians usually say, oh, I was influenced by the fact that I was living in Italy, living in Ireland, living in whatever. Sorry, yeah. So when I'm drawing, everything else I know, disappears. For sure, look, I think living in Italy, it maybe didn't directly impact what I was drawing on the page, but certainly it had an influence. Being able to walk out on the street and turn a corner and enter a piazza with beautiful architecture and art, it energizes and feeds the soul. And so I know that for sure it was doing that. Also, I also think when... Oh, go ahead, sorry. Allora, ho vissuto in Italia con gli avvenimenti di cui abbiamo parlato prima. Dopo. Vogliamo fare un applauso intanto che ha finito il Joker, eccolo qua. Ma non sa cosa sta dicendo perché non lo sto traducendo. No, scherzo. Allora dice, ero in Italia, chiaramente non vivevo in prima persona gli avvenimenti, non ero direttamente influenzato, però è chiaro che uscendo di casa, arrivando in una meravigliosa piazza come ce ne sono milioni in Italia e vedendo la stupenda architettura, è chiaro che questo dentro di me era cibo per l'anima e probabilmente inconsciamente questo aveva un impatto su di me. But I was going to also say that in general I find traveling out of your comfort zone it feeds your artistic abilities. It grows your artistic abilities because, as everyone knows, you become desensitized to your environment, right? You don't notice when you're driving down the street of your hometown, you don't notice all the things that they're commonplace to you, right? And it becomes background noise. But when you go to a new place, everything is different. The signs are different. The way you pay for items is different. The money is different. The way people talk is different. The way they dress is different. And all of that basically, it kind of sends your brain into Bluetooth discovery mode. You know, like you're trying to connect and it activates your brain in a way that is unlike any other. And I think as a creative person, that is the value of traveling, that is the value of experiencing other cultures, because it activates those parts of the brain that are normally shut down, because that's what the brain does. If there's too much stimulation, it shuts down to like make things quiet in your head. But when you travel, it opens your brain back up and it allows you to learn and grow artistically, culturally, all that kind of stuff. Allora, questo è veramente interessante. Dice... Oh, you understood. Allora, per me viaggiare è molto interessante perché quando vivi nella tua comfort zone, sei nel tuo paese, guidi, non fai attenzione alle cose che ci sono intorno, le conosci, sono scontate, non è che non ti interessa, però ci sei abituato, per cui non hanno un impatto su di te. Quando viaggi e vai in altri paesi hanno soldi diversi, modi di acquistare diversi, si vestono diversamente, la lingua non è la stessa, i cartelli stradali sono completamente diversi e quindi questo è una sorta di
è come uno scatto nella tua testa che ti apre il cervello e nutre la tua ispirazione, e se sei una persona creativa, e io direi anche, aggiungo io, mediamente intelligente, non puoi evitare che questo ti faccia del bene. Il valore di visitare altre culture, di capirne le differenze o anche di non esservi sì d'accordo, sicuramente è uno stimolo per il cervello, cibo per l'anima e per le cellule grigie, come diceva Hercule Poirot. Okay, should I sit down? Because I feel like... Yes, please. Yes, I should. Yes, I should. And this leads to the second part of this interview. Jim, when did you realize you were born to be not only a comic drawer and a storyteller, but someone who should run the whole company? I was like 3 years old. No, okay. Mi siedo e mi sono chiesto quando lui avrà deciso di sedersi non soltanto per disegnare e per raccontare storie, ma anche per gestire una grandissima azienda. I was like 3 years old. No, no. Quando avevo 3 anni. Yeah, it did not happen overnight. And again, it wasn't. I went to college. I went to university. I majored in psychology. Non è successo dall'oggi al domani. Sono andato al college, dopo ho fatto l'università. And you graduated in psychology. E si è laureato in psicologia. Because I was very curious about how the brain worked and why we are the way we are, psychologically. Era molto interessato dal funzionamento del cervello, da cosa succede lì dentro, insomma. And so when I got into comics, I was obviously a fan of comic books. I wanted to draw stories, but there was still a part of me that wanted to understand more about the business of comics, right? Ok, e quando ho iniziato a entrare nel mondo del fumetto, chiaramente volevo disegnare, però ero ovviamente appassionato di fumetti, e quindi la mia aspirazione era sicuramente quella di disegnare, però dall'altro lato avevo assolutamente voglia e intenzione di capire il funzionamento del mondo economico, finanziario del fumetto. Il business, quello che gli americani chiamano business. And when you first start out in the business of comics, you're working with other collaborators like writers, inkers, colorists, and you want to work with the best people to produce the best stories to reach the widest audience. E dice, quando entri in questo mondo, chiaramente hai a che fare con altre persone, ci sono gli sceneggiatori, i coloristi, gli incastratori, vuoi lavorare comunque con le migliori persone per creare il miglior prodotto, tra virgolette, possibile per raggiungere il pubblico più ampio possibile. Right, because then I realized that those aren't the only people that impacted the success of your work. The publicists, the marketing people, the sales people, the people that talked to the retailers, that created the promotional items, had as much impact, if not more impact, in terms of how your work was received and how broadly it was shared and pushed in trade channels. Right? Ok, una cosa che ho capito fin da subito è che le persone che sono nelle vendite, nel marketing e i pubblicisti sono quelli che parlano poi ai retailers, cioè ai distributori, sono questi i veicoli attraverso cui probabilmente il tuo lavoro viene espanso, distribuito e capito maggiormente. Sono persone, they are pillars of the job. Yeah, they're essential to the success of a book. Sono assolutamente necessari per la riuscita di un libro di successo. But I did not know what they did, so I was just naturally curious, like, what does a publicist do? What does a marketing person do? And how do they impact the work I create? Yeah. And so just out of that curiosity, I learned more and more about the business. Ok, yeah. E dice, io all'inizio non sapevo cosa facessero tutte queste persone e quindi facevo un sacco di domande, cosa fate, come, e incamerando queste informazioni ho poi capito perché e come queste persone e il loro lavoro impattassero il mio, che era quello di creare. And so just naturally over the course of many years,
I understood what it was, and then when I left Marvel Comics where I started my own company, I hired my own staff, I became an entrepreneur, a business person, and then when we did that, I wanted to know what is a contract like for a movie? What is a contract like for a toy deal? And so I negotiated all the first deals for our films, our cartoons, the toy deals, because I wanted to understand and I wanted to know. And I only did the first couple, and then after that, I let the true professionals handle it, because there was a lot of boring work, to be honest. So. Ok, allora, avendo iniziato, you started in Marvel, right? Yes. Ok, avendo iniziato in Marvel, ho imparato tutte queste cose, quindi questo enorme bagaglio dell'aver imparato chi facesse cosa e come, con i migliori, mi ha poi permesso, quando ho deciso di abbandonare Marvel e di iniziare la mia propria carriera come imprenditore indipendente, di fondare la mia compagnia e di assumere le persone che ho voluto che venissero con me. Ho voluto capire essenzialmente la parte contrattuale, i diritti, che cos'è un contratto per un film, per un giocattolo, per un gadget, per tutte le cose che ruotano attorno a questo magico mondo. Perché non lo sapevo? All'inizio l'ho fatto io, dopodiché ho detto ok, lasciamo che i professionisti lo facciano. Però intanto ha capito. Yeah, I understood. But it was boring. You didn't say it was boring. Ha già detto, non hai tradotto che per me era molto palloso. Licensing probably is not the funniest part. Yeah. So then when I sold my company to DC, What's the name of the company? Wildstorm. Wildstorm was part of Image Comics. Wildstorm, la sua compagnia era parte di Image Comics che in seguito lui ha venduto a DC. E quando lo ha fatto? When you did that? I now became part of a corporate environment because DC Comics is part of Warner Brothers, right? And then there's presidents, senior vice or executive vice president, senior vice president, president, manager, manager, you know, and this whole hierarchy of how it's like an army, right? Like of corporations. Absolutely. And I didn't understand that. I just, but I started understanding how these organizations worked, how they operated, what people did. And so, and that was 1998. So I was in that environment for many years, and I understood kind of what a corporation does, how it functions, and I fit well into that. I was able to not disguise myself. I was able to be flexible and work in that environment, but still do creative work. And so I think that's ultimately why it led me to this role as both a creator and as a businessman running DC Comics. Ok, quando vendetti la compagnia, 1998, you sold 98, yes. L'ho venduta a DC. DC fa parte della Warner Bros. Warner Bros. È un colosso, è una multinazionale, è una cosa immensa. E quindi c'è un presidente, un vicepresidente, un editor, caporedattore, eccetera. Tutta un'armata, ho usato proprio questo termine, di persone che io non conoscevo, cioè non conoscevo il sistema delle multinazionali. Entrandoci ho capito moltissime cose guardando loro lavorare e ho trovato il modo di adattarmici. Mi sono evoluto all'interno di questo sistema che non conoscevo ma di cui poi ho acquisito conoscenza e sicuramente probabilmente questo era il punto d'arrivo che doveva essere per me, era il mio karma come artista e come imprenditore. Right? Yes. E intanto sta firmando queste tavole meravigliose. Wow. Devo fare attenzione perché lui parla italiano, lo capisce. Quindi se io dico boiate... Jim, is there anything you're missing from... Oh, sorry, just one technical detail. These treasures will go into an archive here in Lucca. Oh. Okay. I normally give them away to people in the audience. No, you're not allowed to. Oh. How about... we have time. How about these? We'll negotiate. Yeah. You can see my negotiation skills. These, no. These can go into the archive. We can do a couple to give away to the people here. Chi c'è di Lucca qua? Fantastico. Certo. Okay.
C'è qualcuno Okay. di Lucca qua Yeah. dello staff. If you can write your name on a 50-euro bill and then pass it forward, and I will pick a 50-euro bill, and we'll figure out a way to Do you pass them out. accept credit cards? Crypto coins. These will be free. Ok, è una persona intelligente e generosa, ha detto ok, questi vanno in archivio, non li vedrete mai più, però io adesso ne faccio 2 o 3, caccia a pila, come si dice nel sud, e ne parliamo. You are a businessman. Okay, Jim, is there anything you're missing from your just artist years before getting into the business? As a rookie. Anything I'm missing? Like, Yeah, like working until the 8th in the morning. Yeah, look, I would definitely say there were different stages of my career, and the stage I'm in now is probably the most normale. It's the most normal, like in that I have a day job, I have a corporate job. I work from 9 to 6 o'clock. I draw sometimes on the weekends or in the evenings. No. But yeah, now I have a family. I have 9 children. I have a lot of things going on in my life. You okay? Yeah. So translate, I guess. Ok? Normal? Sure. Yeah, normal. Dice, Yeah. ok, adesso io ho un lavoro, una famiglia, solo 9 bambini, lavoro dalle 9 alle 6, insomma una certa struttura la mia vita in questo momento, in questo presente storico. But at the very beginning of my career, it was all about the work, art, and I just kept crazy hours. I worked every day, whether it was Christmas or New Year's. There was no difference, and I would work, all night long. It was very unhealthy, but it was almost like I was obsessed with creating comics and wanting to show people what I could do, because there was no body of work. There was nothing. So every page was another contribution to a body of work that was growing from 1 page to 100 to 200. Right, whereas now it's different. You have a body of work that people remember or collected 20, 30 years ago. So when you add another page now, it's a very small percentage you're adding to the body of work, whereas before, every page represented a doubling or, a 10% addition to that body of work. So it was very different, and I was consumed by it, but it was very unhealthy because the hours I kept were not good. I was not really, probably not, I ate a lot of fast food and ramen and things like that. So, yeah. Ok, bellissima risposta. Allora, rispetto ad adesso parliamo dell'inizio. Yeah. All'inizio io ero posseduto, ossessionato dal lavoro, non avevo nulla, cioè non avevo un body work, cioè non avevo dei lavori fatti, era tutto nuovo per me, per cui ogni singola pagina che disegnavo in percentuale era una percentuale elevata rispetto a quello che ancora non avevo fatto, per cui era sempre un pezzettino che si aggiungeva. Adesso che ho scritto e disegnato tantissime opere, ho un corpo a cui mi posso appoggiare, un archivio, se volete, personale. Per cui adesso disegnare e metterci un pezzettino in più non è così grande rispetto a quello che facevo quando ero giovane, però c'è un prezzo da pagare per questo. Non dormivo, mangiavo malissimo, fast food, Dio sa cos'altro, per cui one time you realize you had to give it a break. I did, and honestly, the moment was maybe like 4 or 5 years ago. E a un certo punto ho detto, qui bisogna darci un taglio. Yeah. E 4 o 5 anni fa there's something called aphasic sleep. Aphasic sleep, I think supposedly like Napoleon and Benjamin Franklin did it, where they would only sleep like 2 hours at a time and then be up for another 6 or 7 and then sleep. And I did that. I used to do that for like 2 weeks. And that way I could draw and go to the office. But twice I fell asleep while I was driving. I had pulled over at a stop sign, and I just closed my eyes, and then I realized I'd fallen asleep. And then the second time, I was at a stop light, and I felt tired. I was coming home from a school, like back to school night with the teachers or something,
And I knew I was tired, so I put the car in park and I just closed my eyes for a second while the light was red. And then the next thing I knew, I heard and there was someone at the window of the car. It was the driver of the car behind me, and he was saying, "Are you okay?" Because I had fallen asleep, and I was just very mortified and embarrassed. And I said, "Oh, you know," and I realized this is really bad. This is very bad. And then I read an article online that said the worst thing you can do for yourself is not smoking, it's not drinking, it's not taking drugs, it's lack of sleep. Yeah, that's right. And then I said after that, it is. So I said after that I have to change my ways. So. Ok, allora appunto 4-5 anni fa ha provato a dire ok, diamoci un taglio a sta cosa perché non sta andando tanto bene per il mio fisico, e ha sperimentato una cosa che si chiama phasic sleep, cioè dormi 2 ore, stai alzato 6-7, fai la tua vita, vai in giro qui e là, su e giù. E dopo un po' però ragazzi ero sempre stanco e mi è successo, ho avuto 2 episodi, mi sono uno addormentato mentre guidavo. And the first time you fell asleep, you were able to pull over? I was at a stop sign. I just was there. I stopped it and I closed my eyes for a second. And next, I realized I'd fallen asleep. Okay. La prima volta è stato a uno stop. Ho chiuso gli occhi un secondo e qualche secondo dopo mi sono reso conto che mi ero addormentato. E una seconda volta era the second time we were a red light? Yeah, at a stop sign, right? And so I put the car into park. E allora quella volta lì. Siccome in America la maggior parte delle macchine, direi il 99% hanno la marcia automatica, quello che lui ha fatto ha detto ok, mi sta succedendo ancora, ha messo la marcia in folle, diciamo, e ha chiuso gli occhi per dire ok, adesso calma che mi riprendo. E la prima cosa che mi ricordo subito dopo aver fatto questo è che c'era qualcuno che bussava al vetro, era il guidatore della macchina dietro che mi ha detto tutto ok, tutto a posto, e lì ha detto ok no, non va bene così, e la lezione che ne ha tratto è che la peggior cosa che tu possa fare a te stesso non è l'alcol, non è il sesso estremo, quello che vuoi tu, la droga o altro, è la mancanza di sonno. Occhio. So luckily I can still drink. Especially in Tuscany. Yeah. Especially in Tuscany. Ok, questa l'avete capita tutti. Right. PK, do you have ink and whiteout with you? Okay. Okay. Allora, abbiamo ancora 10 minuti circa, un attimino meno, poi mi è stato detto che i disegni che adesso lui sta realizzando verranno poi messi all'asta benefica di domenica. Questo è il mood di Lucca Comics, è un qualcosa che viene fatto da sempre, questo proprio è un messaggio che arriva dagli organizzatori. Intanto però c'è il nostro parallelismo con la musica che deve secondo me continuare. So there is this parallel words like music and comics. Your drawings, what you're doing now, Yeah. They will be sold for auction Oh. for benefit. Okay. This is something that Lucca does every year. So Okay. major artists draw something and we sell it. They sell it Okay. for auction, Great. and the money goes to some charity or whatever. Okay. It's a nice So wait, so compromise. some will go to archive, some will be auctioned, and then some will be given away. Huh? Sì. No, Guido, no, we can. Okay, we gotta compromise. Ma dai, come on, ragazzo. Solo uno per la gente, bellissima. Yeah, well, of course, yeah. You pick someone. Sì, perché no? Ok, va bene, quindi qualcuno verrà regalato e sceglierà lui. Benissimo. Thank you, Jim. You're welcome. Okay, so we have these parallel words like music and comics. One day you realize you will have to also sit back for the business side, just like, I don't know, artists that become producers. And that's what probably why they run the company after that. And again, in this situation,
one thing that it's really important when you produce an album or where you start to run a company is because probably you want to change something or you want to add something to what something that does exist already, and you just want to, you know, add your personal touch, your personal point of view and stuff. So what you felt that was in need, for example, when you started your own company and when you moved to the mainstream world. Allora, io ho chiesto, continuando questo parallelismo con la musica, abbiamo detto esattamente come un artista che diventa un producer, lui è diventato un artista che ha gestito delle compagnie eccetera eccetera, spesso però il producer è quello che poi vuole cambiare un po' le regole del gioco, no? Cambiare uno status quo, e io ho chiesto che cos'è che ti sentivi di dover cambiare all'interno di una compagnia e di un sistema. So what you felt like it was need to be changed or something that you felt like it was to be add on the company side. Yeah, comics. No, that's a very good question, because I worked at Marvel for about 6 years and then I left and started my own company with Todd McFarlane, Roel Liefeld, Eric Larson, Mark Silvestri, Jim Valentino, and Will Spartasio. Am I missing anyone? Probably, but that was Image Comics, and that was about all the creators owning the creations they created. And that platform, Image Comics, still exists today, even though I left it in 1998. But it was... Okay, go ahead. Ho lavorato in Marvel per 6 anni, dopodiché me ne sono andato per fondare la mia compagnia con le persone che ha nominato, e loro tuttora sono all'interno di questa struttura, benché io ne sia uscito, e sono they own their art. Yes. Sono i proprietari delle proprie the characters. Oh, personaggi. The rights, you mean? The rights to the characters. Licensing and stuff. Yeah. Sono i titolari dei diritti relativi ai personaggi che loro hanno inventato. Questo, may I add something? May I add something on that? Yeah. Questa cosa che dice è molto importante. Per anni in Italia o anche in altri paesi, se tu disegnavi una storia e la davi alla casa editrice, perdevi qualsiasi diritto. Non era tua. Li mettevano, facevano quello che volevano loro. Uno di quelli che si è battuto per questa cosa è Hugo Pratt. You know Hugo Pratt? Hugo Pratt, Corto Maltese. Bravo. È stato uno di quelli che ha fatto sì che in Italia ciò accadesse. In Francia era dato per scontato. Tu sei un artista, è roba tua. E quando finisci la storia, te la pubblicano, gli originali ti tornano indietro, sono tuoi per diritto. So this is very important. Yeah. This is what Taylor Swift did. She re-recorded the album because she wants to have the rights for her music. Questo è quello che ha fatto Taylor Swift, perché si è riregistrata i dischi perché voleva avere i diritti sui master, no? Okay. Fantastic. Yeah, so that was an important thing, and so that was a movement towards that, and they still do. So when you publish through Image Comics, you own all the rights. You pay a nominal fee to the company, and that's it. And so it really did change the business of comics. You do take your own risk. Yeah, the risk is on you. Yeah. Ok, la differenza fondamentale tra lavorare su commissione, diciamo, o assunto da una multinazionale o da qualcosa, da una struttura simile, è che loro si prendono tutto il rischio. Fai il libro, sei pagato, non vende, fatti della casa editrice che ti ha assunto. Con questo sistema di Image Comics c'è una fee, sarebbe verso una quota iniziale, però il rischio è tuo. Tu vuoi creare il tuo personaggio, lo vuoi detenere, lo produci, lo stampi, lo vendi, se fai i soldi bene, se no perdi tutto. Sono due modelli di business diversi. Ai posteri l'ardua sentenza. It's subjective whether to decide which one is better compared to the other. Oh, I think it falls in the spectrum of more risk, more reward, right? And also, when you create something new, you don't have the existing fan base, and so you're going to generally probably start out kind of small, right? Whereas if you work on Batman or Wolverine for Marvel,
you have millions of people that already know who those characters are. So it's a great way of exposing your talent to a global audience immediately. And you create something new, you got to really scratch and fight your way to get that kind of exposure. But you could also create something like The Walking Dead, which was an Image comic and obviously became this mega juggernaut. Dice, ok, la differenza tra i due è che se disegni Batman o Wolverine o personaggi che sono già conosciuti, che hanno una base di fan sterminata, è un successo, diciamo, praticamente assicurato, comunque lavori su una base solida. Con l'altro sistema di business non c'è niente, non hai fan, vuoi creare un personaggio, lo vuoi vendere? Ok, vediamo se va. È chiaro che è un rischio immenso, però sei libero. E se poi hai tanta fortuna e crei Walking Dead, ciao. E ciao ragazzi, guardate che cosa hai realizzato, eccolo qua. Un applauso anche per questa meravigliosa opera. Quanto tempo abbiamo? So I guess we only have time for the last question. Okay. And you know, I guess that you've done so many interviews through all these careers, and one of the answers that usually has been given by artists is that their last project is the one that they are the more proud of. You know, I've been talking to a lot of musicians, and well, the last album is the greatest one. Mm-hmm. Can you say this with your latest stories and the runs of some of the characters you're part of, or there's a particular saga, a particular moment of your career that will last forever, and that won't feel like the passing of time? Allora io ho chiesto come ultima domanda, di solito gli artisti sono sempre molto orgogliosi dell'ultimo disco, dicono che sia il migliore, che sia vero o falso. Io ho voluto chiedere se è la stessa cosa per lui, quindi se queste ultime run per le quali ha contribuito sono per lui le più importanti, o se c'è qualcosa di legato al passato che per lui non sentirà mai il peso del tempo. I don't think I could narrow it down to one. I think there's one per every. Oh, I can't narrow it down to one. Yeah. It's so you're like asking who my favorite child is out of 9. Yeah. So I think the diplomatic answer is that I think there are certain stories or works I did during different eras that I feel very proud of. Obviously, when I worked at Marvel, I worked on the X-Men. There was an issue with Captain America and Black Widow and Wolverine, which I'm very fond of because it was so different from what I'd done before, and it was a true collaboration with the writer Chris Claremont. Ok, questa è una domanda difficile da rispondere. Se mi chiedeste qual è il mio figlio preferito, cosa volete che vi risponda? Per cui penso che una maniera diplomatica di rispondere a questa domanda è che non ce n'è semplicemente uno. Ci sono dei progetti che mi sono stati molto a cuore, per esempio quando eri in Marvel hai fatto X-Men con Claremont. X-Men, sorry. Yeah. Ho fatto gli X-Men in cui c'erano dei personaggi che per me erano molto importanti e ho avuto la fortuna di lavorare con Chris Claremont as a screenwriter. He's a writer, yes. Ok, lui era lo sceneggiatore e chiaramente a quello ci tengo molto. And then obviously when I worked at Image Comics, it was Wildcats, which is the first characters I created. Yes, Wildcats. E quando ho lavorato in Image Comics il primo personaggio che ho inventato era Wildcats. And then at DC, it was Batman Hush, which was... in DC invece Batman Hush. Yeah, and so it's interesting when I meet fans at conventions around the world, invariably it's one of those three comics that a lot of them said, like, this is the first comic book I read that got me into comics, or this is the comic that inspired me to become a creative person, a graphic designer, or an artist themselves. So it's interesting to see how these pieces of work influence people at different periods of my career. E dice, stranamente quando parlo con i miei ammiratori sono sempre questi tre progetti qua
che sono i loro preferiti. Uno dice il primo fumetto che ho comprato, il motivo per cui leggo i fumetti è perché ho letto una di queste storie, il motivo per cui sono diventato un graphic designer, oppure mi è venuta voglia di creare, mi ha ispirato, e viene sempre da questa storia, da una di queste tre progetti, chiamiamoli così. E quindi per me è sempre molto interessante parlarne con i miei ammiratori, perché vengono sempre fuori questo tipo di risposte, ecco. Ok, quindi allora questo è un po' un riassunto, secondo me, terribilmente diplomatico ma giustissimo, perché sono tre momenti colossali del fumetto internazionale di Jim Lee. Welcome back. Questo è un ritorno, fate un applauso perché questo soggetto oggi non me lo aspettavo, quindi mi sono un po' emozionato e sto guardando. I wasn't expecting this subject. Oh, okay. This one. So Oh, yeah, it was a surprise. That's a surprise. Very rare. Ma dai, ma non mi dire. Yeah. So maybe we'll give this one away. So very quick, sometimes I just ask if people have something, and if they have it, they win the sketch. Okay. Yes? Come again? Oh, I'm going to ask them if they have something weird, and if they have it, then they win the sketch. Ok, adesso vi farò una domanda. Avete qualcosa di strano? Se ce l'avete, vincete il disegno. Okay. Okay, what's the question? I don't know how to say in Italian. Nail clippers? Does anyone have nail clippers? Qualcuno di voi ha un tagliaunghie? Nessuno? No? Okay. Does anyone have? No? A Q-tip? Do you know what a Q-tip is? Q-tip? To clean your ears? Bastoncini, un cotton fioc. Ce l'avete? Abbiamo il tagliaunghie. What do you have? We got the nail clip. Nail clippers? Ma perché? Why do you have these nail clippers? Is for an emergency? It is one. Yeah. Shit. Ne abbiamo due, però è arrivato prima lui. What's the name? Giovanni. Giovanni. La tua attenzione per la pulizia delle mani è stata premiata, Giovanni. The date. Yes, right. 2023. Wait, November. aspetta. Oh, yeah. Okay. Ricordiamo che Giovanni. può fumare perché con il fattore rigenerante non sente niente. Okay. Questi altri disegni andranno ovviamente in archivio, alcuni all'asta. Io ringrazio Fabrizio per la traduzione. Ladies and gentlemen, the one and only the rock star here, Mr. Jim Lee. Okay. Your crowd. Andrea, thank you so much. My pleasure. Thank you, guys.